Dal formalismo quantomeccanico derivano almeno 4 importanti conseguenze. La prima è che precedentemente a una misurazione non possiamo definire valori precisi ma solo probabilistici, ad esempio della posizione di una particella o della sua velocità o quantità di moto. La seconda è che tutte le variabili nel microcosmo possono assumere valori quantizzati. La terza è che possiamo usare la funzione d'onda piuttosto che la meccanica delle matrici per calcolare le grandezze fisiche indifferentemente. E a queste tre ne dobbiamo aggiungere una quarta, che invece riguarda il famoso concetto di spin, ovvero il quarto numero quantico, e di conseguenza il principio di esclusione di Pauli, che è connesso appunto al quarto numero quantico. Per introdurlo però è necessario chiarire quali siano i numeri quantici e quale sia il loro ruolo nella descrizione del microcosmo. Appena Bohr pubblicò il suo articolo del 1913 in cui provava a descrivere in termini di fisica newtoniana e quantistica contemporaneamente la struttura dell'atomo di idrogeno, riuscendo così a spiegare anche la presenza di righe spettrali, come ne abbiamo già parlato in un video precedente, Arnold Sommerfeld, fisico di Gottinga, maestro di grandissimi matematici e fisici, compreso Wolfgang Pauli, estese l'idea di orbita circolare dell'elettrone intorno al nucleo al caso di orbite ellittiche, introducendo così, oltre la formula che consente di calcolare il raggio di stanza dell'elettrone dal nucleo, che quindi permette di trovare un valore definito e che dà vita al primo numero quantico, anche il modo di determinare la componente azimutale che è alla base del secondo numero quantico. In pratica, mentre con l'orbita circolare era sufficiente conoscere il raggio per individuare la posizione dell'elettrone nel nucleo, avendo Sommerfeld scoperto la possibilità di un'orbita anche ellittica, diveniva necessario introdurre un'altra coordinata e si preferì a questo punto usare il sistema di coordinate polari, che prevede di utilizzare, oltre alla distanza, cioè il raggio vettore, da un punto di riferimento, in questo caso il nucleo dell'atomo, anche il suo angolo di inclinazione rispetto a un asse di riferimento, cioè aggiungere una seconda componente per la descrizione della bidimensionalità o della tridimensionalità, detto angolo appunto azimutale. Questa seconda coordinata prese il nome di secondo numero quantico ed è stato necessario introdurla per dar conto della cosiddetta struttura fine, cioè il fatto che ad un'analisi più minuziosa le righe degli spettri di emissione degli atomi non sono linee uniche, ma più spesso sono doppietti o anche multipletti, come si può vedere dalle figure che rappresentano appunto gli spettri. Per esempio, nello spettro dell'elio non si accorda con le previsioni del modello atomico di Bohr proprio perché sono presenti queste linee impreviste, no? Queste righe impreviste. Ma come è riuscito Sommerfeld a spiegare questa evidenza? Egli praticamente fece ricorso alla teoria della relatività di Einstein. Come sappiamo, infatti, in una traiettoria ellittica, esattamente come quella dei pianeti intorno al Sole, cioè le prime due leggi di Keplero, quindi è straordinariamente interessante il fatto che ci sia un'associazione tra come si è riusciti a spiegare alcune cose del microcosmo e le leggi che invece, diciamo, governano il macrocosmo. Quando comunque un elettrone si avvicina verso il nucleo, accelera, cioè aumenta la sua velocità, in sostanza, esattamente come il pianeta intorno al Sole quando è in perielio accelera rispetto a quando è in afelio, ma essendo la velocità legata alla massa ed essendo la velocità dell'elettrone nell'atomo molto elevate, l'influenza di questo incremento determina un accrescimento della massa dell'elettrone stesso. Cioè, la cosa incredibile è che non solo cambia ovviamente la velocità, ma cambia la massa, proprio per l'influenza di cui abbiamo parlato. A questo aumento, che quindi è legato evidentemente alla relatività, ricordiamo che nella relatività all'aumentare della velocità aumenta la massa, cioè con un'accelerazione il corpo aumenta la sua massa. A questo aumento quindi relativistico è legato un leggero aumento dell'energia in gioco, la quale è la causa delle righe spettrali aggiuntive. Cioè un singolo livello energetico si scinde in vari componenti ravvicinati.
la singola riga spettrale che determinava il passaggio da un livello energetico a un altro, adesso è integrata, diciamo, e in questo modo è giustificata da questo nuovo modello, da altre linee che ne determinano una struttura fine, appunto. Quindi le differenze di frequenza dipendono dalla cosiddetta costante di struttura fine alfa. La costante di struttura fine alfa è data da E quadro fratto H tagliato per C, dove E è la carica elettrica dell'elettrone, H tagliato è la costante di Planck fratto 4π e C è la velocità della luce. Alfa è circa uguale a 1 su 137. Il passaggio successivo avviene nel 1916, dove si comprese che le orbite ellittiche dell'elettrone non giacciono necessariamente sullo stesso piano, evidentemente, ma possono avere un orientamento appunto nello spazio, arrivando così a definire una terza dimensione, come accennavo prima. La scoperta di questa ulteriore caratteristica ha portato alla scoperta del terzo numero quantico. Dunque, come si è evoluto il concetto di numero quantico con l'evoluzione della meccanica quantistica o della fisica quantistica e quindi del modello atomico? In particolare, quindi, a partire dalle scoperte di de Broglie, de Broglie, insomma, Schrödinger, Bohr e Heisenberg. La prima immagine che oggi si usa tendenzialmente per rappresentare l'orbita di un elettrone intorno al nucleo è la famosa nube elettronica, detta anche nube di probabilità. Cioè la nube elettronica è il classico modo in cui in fisica moderna, si prova a visualizzare lo stato quantistico dell'elettrone intorno al nucleo. Le varie configurazioni quindi che la nube di probabilità genera sono quelle che nello studio del mondo atomico vengono comunemente chiamati orbitali. Ma esse non sono nient'altro che la densità di probabilità di trovare l'elettrone in quella zona dell'atomo piuttosto che in un'altra. L'orbitale dunque non è un luogo fisico vero e proprio, ma indica la probabilità di trovare l'elettrone in una data zona. Cioè sono gli orbitali utili per localizzare gli elettroni intorno al nucleo a livello probabilistico. E gli orbitali non sono altro che dei sottolivelli dei famosi livelli energetici in cui l'elettrone si situa intorno al nucleo, ovvero le zone in cui la probabilità di trovare l'elettrone è massimo. Dunque ogni elettrone è definito secondo tre numeri quantici, ovvero secondo una dimensione dell'orbitale, che è data dalla distanza dal nucleo, quindi proporzionale al raggio, una forma data dal tipo di orbita, cioè circolare, ellittica o un mix di queste, che l'elettrone compie intorno al nucleo, e un orientamento nello spazio, cioè la tridimensionalità del modello, e sono questi valori che inseriti nelle equazioni d'onda quantistiche ne determinano la risoluzione. Esiste anche un quarto numero quantico, appunto, che serve a descrivere questa particolare peculiarità degli elettroni. Quindi a partire da Bohr e Sommerfeld, grazie poi a Schrödinger e Born, si è potuto interpretare sempre meglio il significato e le caratteristiche dei livelli e dei sottolivelli energetici dell'atomo quantistico, arrivando in sostanza a una descrizione completa di tutti i numeri quantici. Quindi il primo numero quantico viene indicato con la lettera n, lo troviamo nell'equazione di Bohr dell'atomo di idrogeno, e identifica il livello energetico. Perciò se il livello energetico è il primo, n uguale 1, il secondo è n uguale 2, il terzo è n uguale 3 e così via, e stabilisce la dimensione dell'orbitale, quindi è legata ovviamente al livello di energia. Ricordiamo che l'energia aumenta all'allontanarsi dal nucleo, perciò più siamo distanti, più la dimensione aumenta e quindi di conseguenza l'energia. Il secondo numero quantico rappresenta la forma dell'orbitale, ovvero le sue caratteristiche geometriche sostanzialmente, e viene indicato in genere con la lettera e viene indicato generalmente con la lettera L, che può assumere i valori 0, 1, 2, 3, ovvero L sarebbe n-1, quindi se n uguale 1 L uguale 0, se n uguale 2 L uguale 1 e così via.
e vengono in genere identificati a loro volta con delle lettere dell'alfabeto. A complessità crescente, perciò abbiamo l'orbitale S, che è quello L uguale 0 di forma sferica, l'orbitale P, L uguale 1 di forma bilobata, l'orbitale D, L uguale 2 di forma quadrilobata, e infine c'è l'orbitale F, cioè il famoso L uguale 3, che è una forma a 8 lobi, e hanno una rappresentazione grafica sempre più complessa, evidentemente. Poi c'è il terzo numero quantico, e questo identifica la disposizione nello spazio dell'orbitale, cioè è quello che è comunemente chiamato numero quantico magnetico, identificato dalla lettera M di magnet evidentemente, può assumere tutti i valori del secondo numero quantico tra meno L e più L, quindi numericamente sostanzialmente da meno 3 a più 3, proprio in relazione all'orbitale considerato. In pratica cosa rappresenta? Rappresenta l'orientazione dell'orbitale lungo i tre assi x, y, z, cioè comprese le parti positive e negative, a seconda del riferimento dell'asse, insomma. Quindi, ad esempio, esistono 3 orbitali P per ogni livello energetico, con i doppi lobi orientati lungo i tre assi x, y, z, e perciò M può assumere i valori meno 1, 0, più 1, come si può anche vedere dalla figura. Meno 1 a sinistra, 0 al centro e più 1 a destra. Cos'è invece il quarto numero quantico? Il quarto numero quantico merita una trattazione a parte, perché risulterà fondamentale per definire alcune proprietà delle particelle elementari. La sua scoperta affonda le radici su un'intuizione di Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, detto anche l'ira di Dio, era un viennese del 1900, nato il 25 aprile del 1900, da padre scienziato, che fu titolare di una cattedra di chimica medica all'Università di Vienna, madre scrittrice e giornalista, una delle poche personalità veramente forti tra le donne austriache, come si leggerà nel suo necrologio del 27, crebbe in un'atmosfera pacifista, socialista e culturalmente molto elevata, date anche le numerose amicizie dei genitori, e non fu mai un allievo modello, sia per il suo temperamento, era famoso per il sarcasmo con cui giudicava i lavori dei suoi colleghi, sia per il suo stile di vita che prevedeva serate presso i caffè e i pub della città, lavoro notturno sui libri, sveglia non prima di mezzogiorno, insomma uno stile di vita sregolato. Quando fu assistente di Max Born all'università, egli lo doveva far svegliare da una cameriera in tempo per le lezioni delle 11 del mattino, per dirvi che tipo era. Ma la sua passione per la fisica si univa a un genio istintivo, il più grande talento fisico degli ultimi anni, un genio paragonabile solo ad Einstein. Queste sono alcune delle frasi, per esempio, di Max Born, e fu allievo del grande Sommerfeld, appunto. Pauli, insomma, aveva il più puro intuito fisico che esistesse all'epoca, più fisico che matematico, e sembrava un Buddha dalla lingua tagliente, diciamo così. Quando era immerso in profonde riflessioni si dondolava avanti e indietro, scrive Kumar, un grande fisico che ha scritto un bellissimo libro, Quantum, sulla fisica quantistica. Diventa presto famoso e tutti, da Heisenberg a Bohr a Einstein, tutti lo tenevano in grande considerazione. Le sue opinioni spesso venivano espresse tramite lettere e quindi i suoi preziosi carteggi sono molto ma molto interessanti, tra cui quello con Carl Gustav Jung, riflessioni impressionanti, illuminanti, davvero interessanti sui rapporti tra uomo, natura, psiche, fisica, eccetera. E uno dei suoi contributi fondamentali in fisica riguardò appunto, tra gli altri, il quarto numero quantico e il principio che ne consegue, che è il principio che porta il suo nome, appunto il principio di esclusione di Pauli. Ma andiamo per ordine. Nel 1922 Bohr aveva delineato su una base puramente intuitiva, senza nessun tipo di sostegno teorico, che la struttura della tavola periodica fosse dovuta ai livelli energetici, che in inglese peraltro vengono chiamati shell, ovvero gusci, e poi alla disposizione degli elettroni in questi livelli. Il punto cruciale era
perché gli elettroni di un atomo non occupano tutti il livello di energia minore, cioè lo stato fondamentale, Bohr si accorge che i gusci o i livelli, insomma, si riempivano progressivamente, cominciando ad un certo punto ad occupare livelli superiori. Definì gli elettroni che non completavano l'ultimo livello energetico occupato elettroni di valenza e stabilì che, ad esempio, i metalli alcalini, primo gruppo, hanno un elettrone di valenza, mentre gli alogeni, penultimo gruppo, hanno un elettrone in meno dei gas nobili per completare il loro guscio. Cioè è la base di quella che i chimici comunemente chiamano regola dell'ottetto, insomma. Pauli si accorge che per funzionare questo modello ha bisogno di una regola che impedisce ad ogni elettrone di occupare qualsiasi livello energetico. Cioè, con la nascita dei primi tre numeri quantici, cioè con la scoperta della distribuzione degli elettroni in dimensioni, forme e distribuzioni spaziali diverse, come abbiamo detto, si arriva a definire quasi tutto quello che c'era da sapere, ma il principio di esclusione, che poi appunto si riferisce al quarto numero quantico, è quello che dà la forma definitiva alla descrizione della struttura atomica. Quindi Pauli ebbe questa intuizione, che fra l'altro ebbe leggendo un articolo del dottorato di Cambridge Edmund Stoner, un dottorando di 35 anni, una cosa strana insomma, perché era, come lo definiva Pauli, poco giovane, ecco, in maniera ironica, e questo si accorge che gli elettroni di valenza rispettavano una regola per cui appena raggiunto il doppio delle possibilità di distribuzione in un guscio cominciavano a riempire l'altro nello stesso modo, cioè in pratica assegnando ad ogni elettrone tre numeri quantici si poteva calcolare quanti elettroni avrebbero potuto riempire il livello energetico interessato moltiplicando per 2 il valore trovato. Cioè facciamo un esempio. Nel primo livello n uguale 1, L uguale 0, M uguale 0, quindi primo numero quantico 1, secondo 0, terzo 0, in pratica l'unica combinazione possibile è 1, 0, 0 e il numero di elettroni che possono occupare questo guscio deve essere 2, cioè il doppio appunto della sola possibilità. Nel secondo livello, n uguale 2, le combinazioni possono essere 4, perché posso avere n uguale 2, L uguale 0 o 1, M uguale meno 1, 0 o più 1, da cui le combinazioni diventano 2, 0, 0, 2, 1, meno 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1 e quindi sono 4. Perciò il numero massimo di elettroni che può occupare il secondo livello energetico è 8. Continuando il calcolo si ottiene una successione di numero massimo di elettroni che possono occupare i vari livelli, che è 2 al primo, 8 al secondo, 18 al terzo, 32 al quarto e così via. A questo punto Pauli si chiede: perché il numero degli elettroni doveva essere il doppio degli stati quantistici del livello considerato? L'unica risposta fu che essi avrebbero dovuto avere un quarto numero quantico, non solo, ma si accorse anche che quest'ultimo numero avrebbe dovuto avere due soli valori possibili, e concludendo così che due elettroni identici, perché tutti gli elettroni sono in un certo senso identici agli altri, non è che si può distinguere un elettrone da un altro, all'interno dello stesso atomo non possono avere tutti e quattro i numeri quantici coincidenti. Questo è appunto il principio di esclusione di Pauli, un principio fondamentale. Quindi ripetiamo, all'interno dello stesso atomo due elettroni non possono avere tutti e quattro i numeri quantici coincidenti. Quindi il principio di esclusione non fa altro che determinare e descrivere le principali proprietà chimiche degli elementi, perché proprio gli elettroni di valenza sono quelli che determinano queste proprietà. E quindi se ho il quarto numero quantico che determina questa situazione, evidentemente posso spiegare le proprietà chimiche degli elementi. E inoltre permette di spiegare perché gli atomi, nonostante siano fondamentalmente vuoti, come abbiamo visto in altre lezioni, 99,9999% di spazio vuoto, non si compenetrino a vicenda e sono anche fondamentali, per esempio in astrofisica, per lo studio delle stelle, in generale dei corpi celesti. Insomma,
In chiusura del suo articolo del 21 marzo 1925 Pauli scrive: «Non siamo in grado di fornire una ragione precisa per questa regola. Per quanto sia tuttora impossibile rispondere a questa domanda, diremo più che altro che i perché non fanno propriamente parte della fisica, comunque andiamo oltre alla definizione di cosa sia il quarto numero quantico, quello che appunto chiamiamo spin. Si dedicarono indipendentemente Goldsmith e Uhlenbeck da una parte e Croning dall'altra. Quest'ultimo, fra l'altro, fu scoraggiato per un'erronea divisione da Pauli stesso a pubblicare le sue deduzioni. Comunque, il quarto numero quantico, quindi, è comunemente chiamato numero quantico di spin. È rappresentato dalla lettera S e per descriverlo può essere utile la famosa analogia con la trottola, cioè se assimiliamo l'elettrone a una trottola, ricordiamo che l'elettrone non è che in realtà è una vibrazione, quindi è molto difficile spiegare cosa sia lo spin, ma questa analogia rende comprensibile un minimo il senso dello spin. Quindi assimiliamo l'elettrone a una trottola e un verso di rotazione della trottola indica esattamente il numero di spin, o se si preferisce, se si prende l'analogia planetaria per esempio e si immaginano gli elettroni come pianeti orbitanti, il moto di rivoluzione intorno al Sole nucleo, ogni pianeta ruota anche intorno a se stesso con una certa velocità, cioè appunto un moto di rotazione, e con una certa anche inclinazione rispetto al piano dell'eclittica, cioè il piano di rivoluzione. Quindi la rotazione degli elettroni non avviene in maniera perfettamente verticale, perciò gli unici valori che esse può assumere, cioè che il numero quantico di spin può assumere, sono frazionari, ovvero più un mezzo e meno un mezzo, che si riferiscono ovviamente a h fratto 2π. Ciò è legato anche al fatto che per la loro rotazione, essendo gli elettroni carichi elettricamente, lo spin genera un campo magnetico quantizzato, cioè l'analogia è forzata perché la trottola ruota con momenti angolari diversi, cioè velocità di rotazione variabili intorno all'asse, mentre nel caso dell'elettrone lo spin è legato alla quantizzazione, cioè può assumere solo valori precisi e ovviamente proporzionali ad h tagliato, cioè ad h fratto 4π. Ed è quantizzata anche l'orientazione rispetto a una direzione prefissata. In pratica, continuando con l'analogia, è come se la trottola procedesse in modo che il suo asse faccia salti discontinui, passi dall'uno all'altro in maniera improvvisa, appunto salti quantici anche in questo caso. Infine, il valore assoluto dello spin è una caratteristica intrinseca, cioè invariabile, di ogni particella, proprio come lo sono la massa e la carica elettrica. Gli elettroni, i protoni, i neutroni hanno quindi invariabilmente spin di un mezzo, che vuole appunto dire che la direzione in cui possono orientarsi può essere solo di due tipologie, più e meno, un mezzo. Lo spin positivo o negativo implica la direzione, diciamo così, verso l'alto o verso il basso, anche se appunto non si allinea mai perfettamente ad alcuna direzione. È una sorta di precessione, diciamo così. È rilevante il fatto che ad ogni momento angolare risulti sempre associato un momento magnetico. Le minuscole trottole di cui ci stiamo interessando si comportano dal punto di vista delle loro interazioni con un campo magnetico come dei minuscoli aghi magnetici. Questa è una frase del fisico Giancarlo Ghirardi, molto chiarificatrice, insomma, dell'analogia. Quindi, riassumendo, dalla fisica classica sappiamo che un corpo gira su se stesso o che ruota in qualche modo, e questa rotazione è definita da una grandezza vettoriale chiamata momento angolare, che per inciso si indica con la lettera L maiuscola e il cui modulo è calcolabile con la formula L uguale mRV, dove m è la massa, r è il raggio di rotazione, v è la velocità di rivoluzione. Questa grandezza può essere definita anche per le particelle elementari, come appunto l'elettrone, e prende il nome di momento angolare orbitale, che però a differenza di L, cioè del momento angolare diciamo macroscopico, è una variabile quantizzata, come se l'elettrone potesse ruotare
solo a specifiche velocità, producendo valori discreti e quantizzati del momento angolare. Essendo l'elettrone una carica che ruota, questo momento angolare orbitale produce un momento magnetico di dipolo, ossia è una piccola calamita sostanzialmente. E nel 1925, come accennavamo, i fisici Goldsmith e Uhlenbeck, assieme anche appunto a Croning, scoprirono che oltre al momento angolare orbitale esiste anche un momento intrinseco, che è appunto questo spin di cui stiamo parlando, che si somma a quello orbitale e che è una caratteristica che fa parte delle particelle anche quando esse si muovono in moto rettilineo, dunque senza ruotare. Cioè il famoso movimento che, sempre per analogia, si associa alla trottola che ruota su se stessa mentre gira su un piano o appunto al moto di rotazione di un pianeta intorno al proprio asse mentre compie la rivoluzione intorno al Sole. Questo momento angolare di spin o semplicemente spin è una grandezza quantizzata che può avere solo valori multipli di semi-interi, quindi appunto n mezzi, o interi di h tagliato se preferite. La misurazione di questo momento, fattibile con l'ausilio di un campo magnetico, fa collassare lo spin della particella a valori che possono essere ad esempio di un mezzo di unità di h tagliato, e si definisce così l'asse di quantizzazione, peraltro. L'atto di misurare quindi cosa fa? Rompe le simmetrie date dalle infinite possibili orientazioni dello spin, che dunque collassa a un valore asimmetrico e definito. In conclusione, cosa possiamo dire? Che nel microcosmo esistono particelle che si comportano come minuscole trottole, o come minuscoli aghi magnetici se preferite, ma che sono quantizzati, cioè che possono stare solo su o giù, diciamo così, rispetto a un dato asse verticale, il che è formalmente analogo agli stati di polarizzazione piana dei quanti nel campo elettromagnetico. Per definire il principio di esclusione di Pauli, quindi, è di fondamentale importanza il concetto di spin, la cui scoperta mostra come due particelle identiche non possono occupare lo stesso stato quantico, ovvero non possono avere tutti e quattro i numeri quantici coincidenti. E quindi si conclude che almeno la direzione dello spin deve essere diversa se gli elettroni, per esempio, fanno parte dello stesso livello e dello stesso sottolivello energetico. Quindi, per esempio, due elettroni che sono nell'atomo di elio nel primo livello energetico hanno entrambi n uguale 1, L uguale 0, orientazione nello spazio m uguale 0, devono almeno avere spin diverso. Quindi uno dei due avrà S più un mezzo e l'altro S meno un mezzo. Più un mezzo meno un mezzo di h tagliato. Questo è il principio di esclusione di Pauli e, a dispetto di quello che può sembrare, ha notevoli ripercussioni in svariati campi della fisica, come accennavamo, dalla costituzione stellare alla chimica, alla fisica nucleare, come vedremo in un'altra lezione.